Bentornati amici miei alla seconda parte della prima stagione del Mindset Guarda Profondamente. Le prossime 3 puntate saranno dedicate alla sfera psichica, prendendo sempre in riferimento il modello biopsicosociale introdotto da Engel. Ma prima di addentrarci nei nuovi argomenti vorrei rispondere ad alcune delle domande che mi avete fatto riguardo alle puntate sulla sfera biologica. Molti di voi hanno trovato difficile comprendere il complesso ma intuitivo processo di influenza reciproca tra ciò che mangiamo, i nostri pensieri, la nostra postura e le inclinazioni alimentari. In realtà è tutto molto semplice. Il nostro corpo è un'interfaccia del nostro cervello, una sua estensione. Tutto ciò che accade nelle periferie del nostro corpo inevitabilmente influenza il nucleo centrale e viceversa. Per esempio, se abbiamo una caviglia ruotata di qualche grado verso l'esterno rispetto alla sua gemella, questa informazione viene registrata nel cervello, che dovrà adattare la nostra postura per permetterci di camminare dritti e non sbandare lateralmente. Per fare questo il nostro corpo potrebbe compensare con altre strutture, come gli occhi o altre parti. Tutti questi flussi di informazioni viaggiano a una velocità impressionante di cui non siamo consapevoli. La stessa area del cervello che guida un processo motorio può anche generare e gestire circuiti di pensieri. Un'area del corpo disfunzionale dal punto di vista motorio può rendere disfunzionale anche un determinato comportamento o un certo circuito di pensieri. Questi sono processi che non possiamo controllare facilmente su un piano mentale. Per questo motivo agire sulla sfera biologica è la chiave vincente. Correggere le nostre disfunzioni motorie e alimentari per affrontare i disturbi della psiche. Dopotutto sappiamo che il cervello produce circa 2 pensieri al secondo, 120 al minuto, 7200 all'ora e 172.800 al giorno. Bloccare o monitorare questi pensieri è un compito arduo. Tuttavia sappiamo che la psiche influenza le nostre abitudini alimentari e la nostra postura. E la neuroscienza ci insegna che la struttura determina la funzione e viceversa. Quindi invertiamo semplicemente il senso di marcia e agiamo sulle abitudini alimentari e sulla postura per rendere questi treni di pensieri funzionali e non disfunzionali. Ora prepariamoci a esplorare la psiche nelle prossime puntate. Nella quarta puntata parleremo dello stato mentale e della mentalità. Nella quinta puntata ci concentreremo sullo stato emotivo e sull'emotività. Infine, nella sesta puntata vedremo come questi due fattori si influenzano reciprocamente in relazione a quanto discusso nelle puntate precedenti. Buona visione! Oggi entriamo nel cuore della nostra esplorazione psichica, concentrandoci su uno degli aspetti più affascinanti e complessi della nostra mente, lo stato mentale e la mentalità. Per iniziare, definiamo cosa intendiamo per stato mentale. Lo stato mentale è una condizione dinamica e fluttuante del nostro cervello che determina come percepiamo, pensiamo e reagiamo agli eventi che ci accadono. Immaginate il vostro stato mentale come un filtro attraverso cui passa ogni esperienza della vostra vita. Questo filtro può essere trasparente e limpido, permettendovi di vedere le cose chiaramente e reagire in modo appropriato. Oppure può essere oscurato da emozioni negative, stress e preoccupazioni, distorcendo la vostra percezione della realtà. Il nostro stato mentale è fondamentale perché influenza ogni aspetto della nostra esistenza. Quando siamo in uno stato mentale positivo, siamo più aperti, creativi e resilienti. Affrontiamo le sfide con una mentalità proattiva e vediamo le opportunità dove altri vedono solo ostacoli. Al contrario, uno stato mentale negativo può intrappolarci in una spirale di pensieri distruttivi, riducendo la nostra capacità di risolvere problemi e di interagire positivamente con il mondo intorno a noi. Ora parliamo della mentalità. Se lo stato mentale è il filtro momentaneo delle nostre esperienze, la mentalità è la lente a lungo termine attraverso cui vediamo la vita. La mentalità è l'insieme delle nostre convinzioni, attitudini e modi di pensare che si sviluppano nel tempo e influenzano costantemente il nostro stato mentale. È come il software di un computer che determina come il sistema operativo funziona in ogni momento.
Una mentalità positiva e orientata alla crescita può trasformare completamente la nostra vita. Persone con una mentalità di crescita vedono i fallimenti come opportunità di apprendimento, si adattano meglio ai cambiamenti e sono più propensi a intraprendere nuove sfide. D'altra parte, una mentalità fissa può limitare il nostro potenziale facendoci temere il fallimento e resistendo ai cambiamenti necessari per crescere. Capire la relazione tra stato mentale e mentalità è cruciale. La nostra mentalità forma il terreno su cui cresce il nostro stato mentale. Se il terreno è fertile, anche nei momenti difficili possiamo coltivare stati mentali positivi. Ma se il terreno è arido e povero, anche i momenti più sereni possono essere contaminati da negatività e dubbio. Quindi, come possiamo migliorare il nostro stato mentale e sviluppare una mentalità positiva? La risposta sta nel prendere consapevolezza dei nostri pensieri e delle nostre emozioni e nel lavorare attivamente per modificarli. Esercizi di mindfulness, tecniche di rilassamento e pratiche di gratitudine possono aiutarci a mantenere uno stato mentale positivo. Allo stesso tempo, sfidare le nostre credenze limitanti e adottare una mentalità di crescita può creare un terreno fertile per un benessere mentale duraturo. Oggi vi invito a riflettere sul vostro stato mentale e sulla vostra mentalità. Chiedetevi: come sto percependo e reagendo agli eventi della mia vita? Quali convinzioni mi stanno guidando? E cosa posso fare per migliorare queste condizioni? Ricordate, la trasformazione inizia con la consapevolezza. Prepariamoci a esplorare queste domande più a fondo nella nostra puntata di oggi. Per comprendere appieno l'impatto della nostra mentalità sulla nostra vita, dobbiamo prima distinguere tra due tipi fondamentali: la mentalità fissa e la mentalità di crescita. La mentalità fissa è quella condizione in cui le persone credono che le loro capacità, intelligenza e talenti siano tratti innati e immutabili. Questo tipo di mentalità ci fa vedere i fallimenti come una prova delle nostre carenze, facendoci temere le sfide e scoraggiandoci dal provare cose nuove. D'altro canto, la mentalità di crescita è caratterizzata dalla convinzione che le nostre capacità possono essere sviluppate attraverso impegno, apprendimento e perseveranza. Coloro che adottano questa mentalità vedono i fallimenti come opportunità di apprendimento e sono più resilienti di fronte alle difficoltà. Ma perché questa distinzione è così importante? La risposta risiede nell'influenza profonda che la nostra mentalità ha sul nostro successo personale e professionale. Studi condotti dalla psicologa Carol Dweck e da altri ricercatori hanno dimostrato che la mentalità di crescita è un potente predittore di successo. Ad esempio, Dweck ha scoperto che gli studenti con una mentalità di crescita tendono a ottenere risultati accademici migliori e a persistere di fronte alle difficoltà rispetto a quelli con una mentalità fissa. Le nostre credenze, quindi, giocano un ruolo cruciale. Le credenze limitanti, quelle convinzioni negative che ci trattengono, possono essere grandi ostacoli alla nostra crescita. Pensieri come non sono abbastanza bravo, non posso farcela o non cambierò mai sono esempi classici di credenze limitanti. Queste convinzioni ci intrappolano in un ciclo di autolimitazione, impedendoci di realizzare il nostro pieno potenziale. La scienza ci offre speranza e strumenti per superare queste barriere. Le ricerche neuroscientifiche hanno rivelato che il nostro cervello è dotato di una straordinaria capacità di adattamento chiamata plasticità cerebrale. Questo significa che con il giusto approccio e la giusta pratica possiamo letteralmente rimodellare il nostro cervello per adottare una mentalità di crescita. Tecniche come la meditazione, la visualizzazione positiva e l'apprendimento continuo possono stimolare questa plasticità, aiutandoci a sviluppare nuove abitudini mentali e a sostituire quelle limitanti. Uno studio condotto presso l'Università di Stanford ha dimostrato che semplici interventi come insegnare agli studenti che l'intelligenza può essere sviluppata
possono avere un impatto significativo sul loro rendimento scolastico. Altri studi evidenziano come le pratiche regolari della gratitudine e del pensiero positivo possono modificare le connessioni neurali, rendendo più facile mantenere una mentalità di crescita. In sintesi, la nostra mentalità non è solo una questione di atteggiamento, ma una questione di neuroscienza e di pratica quotidiana. Prendere consapevolezza della nostra mentalità e lavorare attivamente per coltivare una mentalità di crescita può trasformare radicalmente la nostra vita. Non è un compito facile, ma con impegno e perseveranza possiamo liberarci delle credenze limitanti e aprirci a un mondo di possibilità illimitate. Oggi vi invito a riflettere sulla nostra mentalità. Chiedetevi: sono bloccato da credenze limitanti? Come posso iniziare a coltivare una mentalità di crescita? Ricordate, la trasformazione inizia con la consapevolezza e si realizza attraverso l'azione costante. Arrivati a questo punto, affrontiamo un tema cruciale: la resistenza della nostra mente al cambiamento. Sappiamo tutti quanto possa essere difficile introdurre nuove abitudini e comportamenti nella nostra vita quotidiana, ma vi assicuro che i risultati che otterrete valgono ogni singolo sforzo. Insieme possiamo superare queste resistenze e iniziare a trasformare la nostra neuroplasticità con esercizi e strategie semplici applicabili in soli 5-10 minuti al giorno. Siete pronti? Allora iniziamo questo viaggio di cambiamento. Prima di tutto parliamo del diario della mentalità. Tenere un diario per monitorare i nostri pensieri e atteggiamenti è un esercizio potente. Ogni giorno prendetevi qualche minuto per scrivere i vostri pensieri. Siate onesti con voi stessi. Quali sono le paure che emergono? Quali pensieri negativi vi bloccano? Scrivendo questi pensieri li portiamo alla luce e iniziamo a prenderne consapevolezza. E con la consapevolezza arriva il potere di cambiarli. Non sottovalutate il potere di mettere nero su bianco i vostri pensieri. È il primo passo per trasformare la vostra mentalità. Passiamo ora alla riflessione positiva. Questo esercizio consiste nell'identificare e sfidare i pensieri negativi. Ogni volta che un pensiero negativo si presenta, fermatevi e chiedetevi: questo pensiero mi è utile? Mi avvicina ai miei obiettivi? Se la risposta è no, allora sostituitelo con un pensiero positivo. Facciamo un esempio. Se pensate non posso farcela, sostituitelo con posso farcela, basta un passo alla volta. La nostra mente è come un giardino, dobbiamo estirpare le erbacce dei pensieri negativi e piantare i semi dei pensieri positivi. Infine, utilizziamo la visualizzazione. Questo esercizio è straordinariamente potente. Prendetevi qualche minuto ogni giorno per chiudere gli occhi e immaginare il vostro successo. Vedetevi mentre superate le sfide, sentite la gioia della vittoria, sperimentate la soddisfazione di aver raggiunto i vostri obiettivi. La visualizzazione crea nuove connessioni neurali nel cervello, preparando la vostra mente a trasformare l'immaginazione in realtà. Lo so che la resistenza della mente può sembrare insormontabile, ma ricordate, ogni piccolo passo conta. Anche dedicare solo 5-10 minuti al giorno a questi esercizi può fare una differenza significativa. La chiave è la costanza. Non lasciate che la pigrizia o il dubbio vi fermino. Ogni volta che vi trovate a pensare non ho tempo o non funziona, ricordatevi perché avete iniziato. Ricordatevi del vostro desiderio di crescere, migliorare e vivere una vita più piena e soddisfacente. La neuroplasticità, la capacità del nostro cervello di riorganizzarsi e formare nuove connessioni, è alla portata di tutti noi. Non è un privilegio riservato a pochi fortunati, è un'opportunità che possiamo cogliere con decisione e impegno. Non importa quanto tempo ci vorrà, ciò che conta è iniziare e perseverare. Quindi vi sfido a prendere in mano la vostra vita,
a sfidare la vostra mente, a iniziare questi semplici esercizi da oggi. Scrivete nel vostro diario, riflettete positivamente e visualizzate il vostro successo. Fatelo ogni giorno per i prossimi 7 giorni e osservate come la vostra mentalità inizia a cambiare. Credete in voi stessi perché io credo in voi. Insieme possiamo superare ogni resistenza e costruire una mente più forte, resiliente e orientata al successo. Siete pronti? E allora iniziamo.